Ciao cari bot, sono tornato, anche stasera vi saluto, siete i miei migliori seguaci e niente, credo che siamo addirittura d'arrivo con The Other Wars, penso che se non sia questa l'ultima, diciamo, streamata e la penultima, ci rimane solo più da andare su Tartaro e salvare il dottor Pineas, sperando che non sia un emerito figlio di puttana come tutti i doppia faccia qua. Ieri abbiamo finito Assassinio su Eridiano e mi è piaciuto molto, molto più di Pericolo su Gorgone e sono rimasto un po' male, avevo sì capito che era Ludo il bastardo, però pensavo ci fosse il colpo di scena con Elena Alcione che in realtà era alleata di Ludo e aveva lei ucciso la sorella o qualcosa del genere. In realtà lei fosse Helen, fosse la sorella Beth, come cazzo si chiamava? Beh, comunque non ho capito un cazzo. Niente, a questo punto siamo pronti per entrare. Direi speriamo funzioni tutto come al solito, anche se ormai sono un po' più pratico. Ma non devo dirla quella parola perché di solito porta una sfiga incredibile. Tutte le volte che l'ho detto è saltato qualcosa. Comunque, proviamo, dai. Pronti per Tartaro. Vediamo cosa ci aspetta. Allora, siamo carichi e incazzati? Sì. Andiamo a... Oddio, Ada. Ho un computer porcello. Dunque un po', vediamo. Manipola. Fila ne abbiamo, questa manetta. Questa via. Finalmente via sta cosa. Mettiamo al suo posto il pompa. 1000. 1148, sì, direi. No, aspetta. Stiamo già facendo merda. Allora, via. Mettiamo il pompa da 1100. Cambiamo l'ordine, però. No, va bene, tanto usiamo la rondella. Adesso modifichiamo. Cioè, manipoliamo più che modifichiamo. Allora, tu sei a manetta. Minchia 9000. Tu potente sei. Sì, 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 sì. Ottimo. Sì. Ok. Siamo abbastanza cazzuti. Ripariamo tutto. Smantelliamo niente. Armature. No. Manipola. Allora. Manipoliamo la mia. Elmo. Abbiamo su questo. Lo manipoliamo. Che coglione, non l'ho mai manipolata l'armatura, che pirla. La prossima run la facciamo bene. Avrei già voglia di farla adesso, però stiamoci dentro. Modifichiamo. Va bene così. Salva. E si va su Tartaro, su. Dai, Ada. Faccela, Ada. Tartaro. Sì. Aspetta. Ho appena salvato. Salviamo qua.
I am pleased to inform you that we have arrived at the labyrinth. Please be advised that the tanto per Please cambiare. be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this time. No! Ho dimenticato. Carica. Merda, meno male che ho salvato qua. Sì. No, dobbiamo prima andare a cercare quella cazzo di arma. Quel maledetto pannello di merda. I am a dirty autonomous digital astrogator, Sam. I have cleaned my internals and Oh my god. No, andiamo sulla pioniera. Sì. We've arrived at the groundbreaker. Speriamo di trovarla in fretta, anche se ho un'idea di dove sia. Parlava del pannello, quella doc che avevamo letto proprio le prime partite, appena scoperta la pioniera. Che è l'unica arma che mi manca. Dunque. 100 metri. Ragazzi, sto per andare a salvare il mondo. La galassia, cioè il sistema. Allora, è qua. È lì. 17 metri. Intanto là c'è un cestello. È andata una capocciata? Sì. Scusami, come si può prendere quello? Perché lì il trucco. Pure io lì posso andarci perché se c'è qualcosa. Dai tubi. Da qua magari. Non sia quel pannello lì. O uno di questi due. O ci sia magari un buco, qualcosa, cazzo. No. Da là sopra. No. Sono un cretino. Ma porco due. Sono un coglione. Bravo. Sveglio. Ci ho messo tutta una run. Tutta una run. Vabbè, meglio tardi che mai. Adreno. Chissà qua c'è l'arma. Somebody was trying to fix this up, but looks like they ain't been here in a long while. Poor old sweetie. Capo squadra fuori legge. Ehi. Allora direi andiamo di questo. Ciao. What was that? I'm jumping at shadows here. I could have sworn. No. Search concluded. No dissidents found. Esatto. Faccio fuori 1 a 1. Ciao.
Già fatto? Vabbè sì, è una missione di quelle dall'inizio. Ah. Che coglione. Ce l'ho sempre avuti davanti. E immagino non ci sia un cazzo di che può servire. Non ho trovato armatura per Sam. Ma dai. Vabbè. Strano però. Probabilmente non le hanno messe. Devono rilasciare il gioco. Però facciano altri DLC. O almeno un sequel. Eh sì, c'è tutta merda del primo giro. Vediamo un po'. Mm. Uh. Bene. Ah. Blondiot. Ale. Fantastico. Eh sì. One could make a real fine mess with that. Bene. Molto bene. Adesso da qua come cazzo ci esco? No, dai, non posso uscire. Geniale. Cazzo di nave intera c'è qua. Ma dai, sono rimasto chiuso dentro. Fantastico. Oh god. Ah, ok. E quindi qua spunto. Tadan! Dove ho capito che era. Bene così. Vediamo un po' sto martello. Vediamo un po' sto martello quanto fa. 103 di danno. Cinque chili. Proviamolo. Secondo la mazzata che dai tira un danno diverso. Quasi quasi lo do a te, parva. Ah sì, te lo do a te, dai. Parva. Lo do al posto di questo. Questo però fa 5,84. Questo però
Si può manipolare o modificare, andiamo un po' a vedere, va? So che si immastra a martello. Ok. Allora, andiamo a manipolare. Scientifiche l'ho vendute quasi tutte. Quanto cazzo faceva? 95. Si addormenta. Allora, ripariamo. Ok. Manipoliamo. Scusami un po', ma tutta la mia merda. Ok, fa già 116, meglio di prima. Parva. Ti do questo qui. E te, nicchio, ti do... vabbè. Vedete? No, questa. Ma che cazzo. Do questa. E poi... ci mettiamo la spettro Gatling. No, non puoi tenere... devi averne una per forza a mano. Mano, allora ti do... 306. Va bene. A te, Felix, do... 500. Ti do questa. E Ellie ti do questa. Sam non ti posso dare un cazzo. Ah, boh. Bene. Il vicario alla fine non ce ne frega un cazzo, era un testa di merda. No, dice devo andare su Tartaro. Allora, vai. Allora, salviamo. Qui. Ok. Vai, Tartaro. Ah, non ho ancora finito? A quanto pare no. Va bene. Andiamo su Monarca. We are now in orbit above Stellar Bay, Captain. No blockade is a match for my piloting skills. Mm, 92 metri, bene.
Ma perché scatti così di nuovo? Ragazzi, non so perché, ma il fatto di non poter più tornare mi manca già. Eh? I wonder sometimes what they're doing on other colonies. Uh-huh. Think they're watching the same serials, following the same tossball games? Laws. Can't a man enjoy the smooth menthol flavor of a Stogie Slim in peace? What I am doing, sir, we may be... You ever worry all that ammo in your work might clip? Wait, that's... It can do that? All it takes is a little bit of black powder next to a lot of bits of fertilizer. Ok. Dai, finiamo l'ultima missione che ci rimane. Noi le abbiamo fatte, credo, quasi tutte. Va bene. Carichi, carichi, che lo finiamo stasera. Ehi. Hungry? No rubbernecking. Make a buy or move on. Informazioni. Ma che pezzo di merda. Prendiamo un po' di roba. Allora, cosa possiamo vendere? Tipo questa. Tipo questa. Sì. Tipo questa. Ok, possiamo? I test every product myself to ensure maximum no rubberneck. Sì. Non riesco a credere, ho trovato il gas. Ah, minchia. Ok. Ma dai. Oh. Via. Ce l'abbiamo già uno. Andiamo via i doppioni. Via. Questi sono diversi. No, 200 passa ce ne volevano. Vendiamo questo, ne avremo dei doppioni, sì, minchia, questo hai voglia. Ok, minchia, ne abbiamo un quintale. Mappiamo armi e cose. Se vendessimo tutto, tanto di armi ormai sono solo più da modificare. No, teniamole, semmai.
My dry goods come 75% gas. No rubbernecking. Ok. Va bene. Va bene. Mi facessi vedere la mappa senza farmi diventare pazzo. Dai, no, non me la fa, devi uscire per forza. Questa cosa di dover per forza uscire dall'area. Ok. Oh, ce ne sono due. Prima qua. Era bella lunga, altro che balle sta missione. Sono stanco anche di correre a destra e a sinistra. Quello è un po' una rottura di palle di sto gioco. Ok. Andiamo al laboratorio segreto della Ritz. E abbiamo già sfasciata tutta la Ritz. Metri. Metri. Ah, ma ho sfasciato e... Non puoi, bene. Tu là? Coglioni. 150. Puttana. I am a store. Va bene. Presi così a cazzo. Ci sta. Oh god. Ma non esce. Cazzo. Un culo. Questa la porta da 150. Resource. A sta altezza qua, ma 40 metri più in là. Ok. Ah, ho già bruciato tutto. Metri. Dove cazzo siamo? Vado qua, ci lascio le biglie. Cazzo. Verso Cascadia non mi serve. Mi serve di lì. Oh.
Ah, un po' di platforming vecchia scuola. Oh sì, cazzo. Briacone che ti sei nascosto. Oh merda. Non saltiamo, direi proprio no. Oh! Cosa cazzo abbiamo trovato? Questo. Ah. Cazzo! Fanculo. È caduta. Ti ho salvato un corner, parva. 700 metri. Ok. Qua. Pensa te, ce l'avevo sotto il naso. Eccola lì. Oh, 150. Che cazzo faccio? È impossibile. Arma di monarca. Eh sì, però devo perlustrare la zona per aprire. Merda. Tessera magnetica per il laboratorio LDU. Ce l'avrà qualche stronzo in giro. Per forza. C'era che adesso farmi girare come un coglione 2 ore. Terminale armi? Sei tu? Dimmi di sì. Yes! Ah, leggiamo un po'. Appiccichino. Ok. Appiccichino. No. Potremmo darlo a Sam. Magari. Pagliettina, scusate. Ci sta perché sono preso bene. Abbiamo finito anche l'ultima missione. No, l'idea di fallirla mi dava fastidio. Che coglione c'è sempre avuto davanti. Infatti è facilissimo. I nemici sono 4 beoti. Allora. Ah. La chiariamo. Ok. Hanno bloccato cazzone.
abbastanza facile. Vabbè. Vaffanculo. Fucile a gelatina. Vediamolo. Bah. Vabbè, fa cagare. Vediamo, 62 danno elettrico. Ah, beh, se spargi di gelatina, beh, non era male. Ok, direi che è tartaro. Torniamo sulla nostra nave del cazzo. Sì. No? Prendere. Vaffanculo. Minchia che palle anche questa cosa. Molto bene, molto bene. Ci siamo fatti tutte le cazzo di missioni. È ora di tartaro, è ora di tartaro. Il mio kung fu è forte. What jobs the board assigned you when you came of age? Bet it was something real neat, like professional flexing. Cosa posso darle a Sam quell'arma? Plenty of folk traveling on foot out there, even back when there were roads. I protected them from raps. Agli SM alla fine non mi dispiace. I'm probably more like to get in your way. Everyone needs someone watching after them. Even me. Even if I ain't keen to admit it sometimes. Ok, allora Sam. Posso darti l'arma? No. Ce la teniamo noi. Vabbè, salviamo. Qua. E si va a Tartaro. Ma posso cancellarlo quello di salvataggio? Ah, vabbè. No, cosa cazzo ho fatto? L'ho messo tra i rottami, cazzone. No, le ho buttate. Volto salvato. Ho fatto una cacata. Ok. Non abbiamo buttato via la roba. So the ship talks? Le tracce. Do all ships do that? I can't say for certain, since I only ever been on this one. Ada's something special though, ain't she? Ada. What is it? She is? I'm a bit fuzzy on the details. Used to be I thought she was a simulated intelligence. You know, a long series of commands telling her how to react to certain inputs. You used to. What do you think now? Well, I worked with a lot of machines, and ain't none of them like her. They can be pretty smart, but mostly they're rule books with a voice box. Ada's different. One of life's mysteries, I suppose. I don't trust it. If it crashes us into a star, I'll be a mite upset. Bene, basta che non mi toccate Ada quando atterriamo su Tartaro. Allora, salviamo senza fare i cazzoni. Salviamo sopra questa.
Ok. Ora possiamo andare. Ah, no, prima modifichiamo le armi. Minchia, ce la facciamo? Non ci ho pensato a vendere tutta quella roba, cazzo. Ci sarà un cazzo di rizzo. Voglio andare super carico. Voglio andare super carico, poche balle. Dai. Cazzo di negozio non c'è? Il negozio ovunque. Adesso no. Va bene. C'è una merda di distributore. Eccoli lì. Ok, vendiamo tutto. Ah, traffica. Ok, vediamo cosa abbiamo il vendibile. Valgono un cazzo. Ti rompo i coglioni darti via. No. Ci penso neanche. Oh, i miei che urlano. Allora, pronti dai. Vai. Adesso siamo veramente pronti. Modelliamo un po' le armi. E poi andiamo. Allora, manipola, questo ce l'ha Parvati. E quella gnocchi. Allora, costa poco, lo facciamo, sì. 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 Allora vediamo se possiamo modificare qualcosa noi. No, costa tutto troppo. Ok. Pronti. Adesso siamo pronti sul serio. Sì. Vai. Sì. Sì. Non se la cambio. Ok. I am pleased to inform you that we have arrived at the labyrinth. Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make resident count is as follows: 3,071. Resident deaths, including but not limited to executions, are as follows: 1,684. Resident escapes are as follows: 0. The interior can be chilly. Take a scarf with you, Captain. I would also Vabbè. ask that you leave your captain's ID with me, in the event that you do not return. I can make the assurance that I will not leave with another captain unless you do not return within 876,541,652 hours. Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the prison's docking. Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. Your presence Finisci here is male, an amico. explicit violation of UDL corporate policy. You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized, at which point your vessel will be seized and you will be executed.
I'm sorry, you people? Did you just cast a generalization on upstanding UDL employees? Sì. You're up to 5,708, not including the cost of your execution and the disposal of your remains, which will be assessed posthumously. All right. I'm feeling generous. I'm transmitting the idea of a productive, law-abiding... Anyway, Tartarus Docking Authority signing up. Hang on. Wait, is that from the Groundbreaker? What the... Pay no mind... Transmission terminated. Biometric ID received. Transferring data to external cartridge. How Coglione. can I be of assistance? Dai, fammi ridere. Certainly, Captain. What would you like to hear? A star walks into a black hole but doesn't seem phased. The black hole then turns to the star and says, I don't think you understand the gravity of this situation. As you wish, Cap. May luck be with you. Of course, as I am sure you are aware, luck does not exist. But it seems to comfort humans. Ah, da. All'attacco. Allora. Ma quindi sti cazzoni, cioè, sono su Tartaro. Ah. Ottimo. Vediamo di non far fuori tutti. Scusami, ma sai com'è? Sì, fatevi pure fuori tra di voi. Ma cazzone. Sono più pesanti. Cazzari. Culo. Ok. Sai com'è? Si scippa un po' di roba. Fa schifo. Ma c'è la merda. Sì, anche perché ci sarà il super mostrone totale. Andiamo un po' a caccia di roba. Oh, ma le munizioni nel cestino, ottimo. Santo Tartaro, prevedo tante botte. Ok. Ammo. Minchia, non ho comprato ammo, ecco che cosa cazzo non ho fatto. Vabbè, dovremmo cavarcela. Evitiamo di sprecarle. Cazzo me ne faccio dei soldi adesso? E lo è? Cara Nokia.
cazzo. Picchiano come una merda questi. Cazzo se picchiano. Oh. E non ho neanche tante cariche. Merda. No, chi ha? Oh sì. Ho bisogno di proiettili. Porca troia. Eh sì. Fumo cosmico. Va bene. C'è sta canna. Ma dai. Sì. Picchiano come i tori qua, cazzo. Acande, ok. Ma cazzo, sono caduto come uno stronzo. Vabbè. Ok. I've got to admit, I'm not too keen on walking into a prison. They lock me up, I'm liable to kill everyone trying to get back out. Cazzo di proiettili. Ok. Sono pochissimi. Completate tutte, fallite 0, molto bene. Cande. Ok. Let's look around. There's gotta be a few ways through here. So. Looking good, soldier. Proviamo. Ok. Metterci qua e frullarli tutti come dei cagnotti. Hanno l'etichetta.
un po' come stiamo con i rapporti. Consiglio disgustato, tanto noi qua non ci dovremmo stare. Stilt o violenza? Abbiamo stilt, abbiamo pochi proiettili. Adesso questi scartellano. Ok, amico. So. Halt. Beginning security patrol. Crime in progress. Error. Employee information not found. Ok. Error. Paradox. Error. Paradox. Ciao. Merda. Levati. Non c'è una minchia di arma. Non c'è un cazzo. Nicely done. Quanto fa questo? 360 è iper proprio. What? Hold it. Something about you doesn't look right. No, I meant your uniform. There's something about it. Yeah. So. Oh, magnifico. Vivi. Ah. E vendiamo e compriamo tutto. Oh cazzo. Allora, vendi, sì. Via, via, via. Perché gli ho venduto quelle? Palle, gli ho venduto la roba che mi serviva.
No, porca puttana, ho venduto le parti arma, sono un coglione. Dovrebbe fartile per tornare indietro, dai. Minchia, che palle. Cioè, gliel'ha appena venduta per sbaglio. Non venderei mai una roba così per sbaglio. Perché ho premuto il tasto veloce. In Supernova non puoi farla, sta cazzata. Allora. Sì, sì, peso come un bastardo, lo so. Allora, vendiamo, ma la roba che devo vendere. Tipo questa. Tipo no. Tipo... Ah, sì. Tipo... Tipo... tipo questa. Tipo questa. Ok. Andiamo, ce la mettiamo. Allora, quanti proiettili abbiamo? Leggeri pochi, servono leggeri e pesanti. Ok. No, non ho più... È peggiorata la musica, cioè è peggiorata, si è aggiunto... Tanto non ho soldi. Vendiamo un po' di merda, va? Scusa, eh? Dai, ne abbiamo un casino. Via. 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 Ok. Sì. 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 Ok. Vendiamo un altro po' di merda. Quieto ci serve. Allora via. Via, via, via. 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 Zaino no, teniamo. Ok. Sì. Ma come? Due. Via, via. Ok. Questa. Ah, dovremmo aver comprato tutto. Sì. Salva. C'è il pozzo. Mi sa che è lì che dobbiamo andare. Sì. Siamo evitati tutto. Allora. No, beh, siamo ancora mascherati. Dobbiamo andare là, uscita dal pozzo. E
Ammo, ammo. Ok. Ok. Are you new here? I didn't think we were hiring more. Oh, no. Don't tell anyone, please. Thank you. Vattene. Ah. Ok. Vabbè, bene. Motore automatico. Vabbè, se lo dici tu, a me quello che interessa è qua, negli scaffali. Sì. 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 Ah. Cominciamo ad andare bene. Allora. Ok, senza uccidere nessuno, va bene. Sì. Ok. Ce l'avevamo per la password. Merda. Huh? What was that? Hold it. Ciao. Something about you. Yeah? You're not contagious, are you? Hey, keep your distance. I don't... Esatto, stai lontano. Scusami. Sì, sì, certo, mi ricordo, mi ricordo. Bisogno di armi, proiettili, quindi... Cazzo. Ok. Bene. Ok. No, aspetta, dov'è che per i Pineas c'è scritto? Errore. Ingresso. Capsula 2. Mi prevedo che vogliono tanti di quegli schiaffi se c'è tutta sta roba che te lo dico già io. Scusa, ma l'armatura me serve a mia. Ah no, c'è. Ok. Hold on. I don't... Of course I do. It's one of the rules. Who the hell are you? You are? I'll get out of your way. Yeah. Ciao ciao.
Oh cazzo. Ah, credo mi schiacciasse. Ok. Merda. All right, MSI. I'm not one for rousing speeches, but the captain needs our help. So get in there and fight! Waste of company ammo. Something's not right. I'm gonna go have a look. Huh? Something's not right. Per me fatevi pure fuori da soli. No, minchia, ma siete a far merda. Bravissima Nokia. Vestita come loro però. Ok, è iniziata. Waste of company ammo. I'll find whoever did this. Forza lì. Gli SM sono miei amici. Ok. Bravo. Tu chi cazzo sei? Ok. Ok. Dove non lo prendiamo? Ah, merda. Ah, no, ce li facciamo tutti adesso. Ok. Armi bene. Trash. Only trash. Ok. 1, 2, 3, 4. Va bene, saliamo. Vieni bello. Piacerebbe. Ok.
Ah, andiamo un po' a pulire. Sì. No. Vigilato, lassù c'è qualcosa? Andiamo a vedere. Secondo me più proiettili ho meglio è. Ok. Wow. Wow. Salva. Sbagli. Sbagli. Pizzate quello. Puoi farlo te, parva? Ciao coglione. Ehi. Ciao Rockwell. Questo. Va bene. Vediamo un po' cos'hai qua di bello. Rockwell è andato. Piccicaco sulla UDL. Ma coglione. Ok. Ah, telecamera. Stiamo parlando di Pineas. V? Mi sembra che non mi ha tradito anche lui. Dimmi solo che non mi ha fottuto anche lui. Oh, ma l'abbiamo stesi tutti. Sono tutti dei nostri. Molto bene. Cazzo, questi non sono dei nostri. Un culo. Cazzo. Vieni bello. Cazzo. Ma che cazzo sei? Ma vaffanculo. Alzatevi.
Oh, bene. Bene così. E siamo maciullati. Un bel G. No, ISM. Merda, dobbiamo riparare la roba. Sì. Ok. Ok. Va bene. C'erano già 1000. Va bene. Va bene. Va bene. No, vabbè. Se volevi proprio farla tutta stealth, potevi. Va bene. Ma a noi non interessa farla tutta stealth. Ok, pronti. 2005, va bene. Salva. ISM, molto bene. Ciao ISM. Oh, ok. Nah, figliole, tranquille che gli facciamo il culo. Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. Sì. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty. Meriteresti le pedate in culo, però ti offro I'm afraid I l'opportunità. can't do that. To your credit, Captain, you are one of the colony's finest specialists. Your technical abilities are beyond Puoi dirlo reproach. forte, bella. For Il mio kung all fu è your forte. talents, you are the enemy of Halcyon, and therefore you are my enemy. Ti farò troppo male. Allora. No, sei tu la nemica di Alcione. You make a nuanced and compelling argument. Here's my rebuttal. No. Dr. Wells is being held in my custody. His cooperation. All that's left to do is put down this riot, arrest you, and then get on with the bloody business of saving this colony. In that we are in agreement. An end to violence is precisely what I want. An end. I take no pleasure in this, you know. Leaving you alive is too great a risk. Goodbye, Captain. I had a feeling you... This prison is equipped with an automechanical war... And don't worry. I will... Sa. Cazzara. Sigillato. Aperto. Ok, sotto merdina. Ti stendo. Wow. Questo sì che è grosso. Ma noi abbiamo le capacità. Devi dirlo forte, amico. Cazzo.
150 per della merda. Oh, come possiamo provarla? Scienza più 5, hacking, scienza. Proviamo. Armatura, l'unica che ho che potrebbe fare il mio caso è quella. Determinazione più 7. Proviamole. Cazzo! Sono determinato. Fanculo. Vai. Niente. Sicuramente potevo disattivarti. Va bene. Pronti. Allora iniziamo con qualcosa di serio. Tipo con te. Cucciolotta. Ti scaglio subito Parvati e Nokia. Ah, ma non mi vede ancora, ma ciao cazzona. Ma magnifico che non mi vede. E ti attacco pure alle spalle. Brutto idiota. No. Chiave dell'ibernazione. Dove cazzo posso trovarla? Niente, va bene, ti attacco da dietro. Ok, allora. Direi un cecco subito, sì. Ok. Punto del vediamo, sarà qua? Ecco. Un culo. Aspetta, va. Ho la sigaretta in bocca. Spegniamola e facciamo il culo a sto coso. Cazzo, lo vedo male. È grosso e ci sono anche sti droidi di merda. Oh cazzo. Merda. Roba. Adrena. Vai. 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 Vai.
Vai. Vai. Vai. Sì, vai. 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 Sì. Ok. Cazzo. Puttana merda. Sì, richiedi Batman. Cazzo. Oh. Cazzo. Va, potresti anche alzarti. Porca troia. Oh cazzo. Culo. Su, cagazzone. Oh. Parva. Gli abbiamo strafatto il culo. Niente di che. Tiene così, sotto. Vagli. Questo. Oh cazzo, sarà dei VIP. Scusami, ma sempre questo piccolo sfizio di cercare cose che valgono possibilmente. Oh, cartuccioni. Cazzona. Minchia che fucilata in piena faccia subito proprio. 1, 2, 3, ciao. Guarda. Phineas. Cazzone. Ehi. Ah, Pine. Sai com'è? Devo fare solo una cosa. Ah. È stata dura, sai. Phineas. Pipineas. Pineas. Pipineas. Pipineas. Ciao Pineas. Dai, ti apro. Quindi? You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved and long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. I'm all right, thanks to you.
Akande wanted my cooperation. I'm quite sure she would have beaten it out of me if you hadn't Puoi dirlo arrived. forte, bello. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. Ancora? But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. I would like nothing more than to celebrate this victory, but we have a serious problem on our hands. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. Il segnale. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or Non mi dia if che aveva they arrived at ragione all. sul Bluce e gli alieni. So we've got to make do on our own. Seems to me that'll make us stronger in the end anyhow. You're quite right. Grande We've got Nokia. no choice but to make do on our own. You mean we're all alone out here? Really alone? I'm afraid so, Miss Holcomb. Halcyon is the only home we have left. Returning to Earth is no longer an option. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Yes, certainly. I'll help however I can. I don't know what happened, but something must have gone horribly wrong. I don't know why Earth's gone silent. La Madonna. We have no connection back to Earth, and return. I heard it from Akande herself. She tried to pressure me into joining her side, you see. Tried to make me realize she was half right. We are alone, and we're going to have to fend for ourselves, because there... You might have heard of the Earth Directorate's frigate. Half the colony's entire military was on that ship. They were returning to Earth when they vanished without a trace. That was 2 years ago. We haven't heard a word from them since. Whatever happened to Earth likely happened to them. Yes, Akande mentioned as much. Earth hasn't sent us a single message in 3 years. Akande had kept the truth to herself, perhaps with good reason. Can you imagine what would have happened if word got out? We'd have utter pandemonium. I wasn't trying to hide the truth from you, but after all you've... Certo. Yes, I experimented on the Hope's colonists. Each of my experiments ended in catastrophic failure. Each of my subjects died in agony. You are my first and only success. I didn't tell you about the others because I didn't want to burden you. My failures are my own to bear, not yours. Sì. I'm not asking you to forgive me. Law knows I won't forgive myself. But I'm going to try to set things right. My apologies. I need to get a hold of myself. We've far more pressing issues to worry about right now. If you have any more questions, ask me. I'll answer. Yes, you're right. The road is long. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds. And then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? Ah, io leader. Mive sta lì, vero? Vabbè, dai. I can't tell you how glad I am to hear that. When I revived you, I thought we were going to save this colony all by ourselves. But I was wrong. We can't save Halcyon on our own. We're all going to have to pull together, somehow. We are not a colony anymore.
Our last connection to Earth has been severed. I don't know if we'll survive, but we're going to have to try our best. The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, Bene, they sembra had good no ending. choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life Bene. was especially hard in the years to come. Some towns dissolved Oh, by abbiamo fatto il attrition nostro and meglio. starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Sanjar's civil liberties and worker-centric policies were slow to catch on with the other corporations. But as Halcyon began its long, arduous journey toward recovery, Molto bene. many of Terra 2's smaller townships started adopting MSI's alternative corporate structure, and eventually became entirely self-sufficient. In the coming years, many of these townships managed to eke by, where otherwise they might have starved. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took Sublight Salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the Sublight family together. The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide McDevitt's camp, hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her community. The rest were turned away and likely died of starvation. Nevertheless, Adelaide's camp grew into a well-established town. Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research and delivered it to the Hope's scientists. It is unclear how useful Adelaide's research was. An optimistic estimate suggests her work may have bought Halcyon another few years of survival. Adelaide would never know. She died that winter. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Even the Gorgon asteroid, though a distant enigma to most of Halcyon, felt the aftershocks of your actions. The destroyed Adrenatime synthesizer became a symbol of the board's cruelty and a rallying point for Wells and his scientists as they sought to build a more humane
ethical halcyon. They cleared the dead from Gorgon's laboratories and repurposed them to aid in the crucial work of solving the colony's nutrition crisis. Gorgon, which had once sown death and destruction across Halcyon, Molto bene. became a source of hope and renewal. Tutto sommato sta andando The Gorgon godendo. Project's final explosive end was bittersweet for Olivia Ambrose. She wandered the colony's fringes alone, searching for others like her who despised the board and meant to destroy them. Molto bene. She found Phineas Wells and his cadre of scientists, and she joined them in their efforts to save Halcyon. For a while, she even knew an uneasy peace. But for all that, Olivia found purpose in Wells' project. She was always haunted by the memory of her daughter, Minnie, who hadn't lived to see the better world they were building. She never did forgive herself for the horror her work had wrought on Halcyon. Avrei potuto provare. The daring captain who'd put an end to it at last. In spite of everything, the Gorgon asteroid remained a sobering reminder of the potential for progress and disaster in humanity's most ambitious efforts. The Rizzo's company in Halcyon dissolved after the collapse of the board. Needless to say, the launch of Spectrum Brown was indefinitely delayed. A stockpile of Spectrum Brown remains buried deep beneath the ruins of the old distillery, abandoned to time and attrition. With the dissolution of the board, Ruth Bellamy found herself without the two constants in her life, Byzantine culture and her sister Belinda. In the face of this new reality, she struggled to find a direction for her life. The colony had moved on from Halcyon Helen and would require new heroes in the years to come. And so Ruth Bellamy decided it was time to exit stage left. She quietly disappeared from public view. The dissolution of the board did not mean the dissolution of the ambitions of Cedric Kincannon, the charismatic leader of Sublight Underground. Cedric offered Slug's transportation services to the newly thawed colonists and set to work ferrying resources and food wherever they were most needed. For better or worse, Slug headgear became fashionable in the following years. As the board began to disintegrate, Spencer Woolrich found himself at a crossroads. Cling to what little stardom remained to him, or help usher Halcyon into its new future. To the surprise of many, perhaps himself most of all, Spencer chose the latter option. Having learned a variety of different skills in the many different roles played throughout his lengthy career, Oh my God. founded a radio serial dedicated to staying alive despite the odds. His subjects included how to survive violent encounters with only grazing wounds, dispense pithy one-liners for tense scenarios, and, of course, how to look good doing both. After a brief attempt at dating Helen as one person rather than two, which both Bertie and Helen found too strange, Bertie struck out on his own to try his hand at raising woolly cows. Va bene, Many dai. of his former Rangers teammates soon followed, accompanied by the woolly cow the team had originally plied with alcohol. The dairy farm thrived under Bertie's leadership and care. The Dairy Rangers privately believed that the woolly cows softened Bertie's temper considerably, although the only one brave enough to say this to his face was promptly headbutted. Due to the board's dissolution, many of the Prophet's old customers no longer found quite the same value in productivity seminars that they once had. With her business drying up, Oh my the God. Prophet chose to take her followers down a new path. Months later,
Salvagers on Eridanos found clues leading them to a seemingly abandoned bunker out in the Saresti stata da wilderness. fare a pezzi. Inside, they discovered horribly mangled corpses, sacrificed to a blood-scrawled portrait of a sprat-headed deity. The prophet was not among the bodies. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. Ma dai, With a steady income from the life insurance payouts, Ellie. she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Bravo Felix. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker. And Grande Parvati Parva. enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat Molto bene, liners brava Parva. sought her out by name. And in no time, she was a fixture in the Groundbreaker's mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, an MSI subsidiary of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, Grande or just Nokia. looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts Molto and bene. talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. Though he was always haunted by the failures of his past, he was determined to make things right Bravo by Doc, building ha fatto toward bene. the future. The revival project was hard and painful work, but in the end, despite limited resources, over half the Hope's colonists were successfully revived. Even after Wells passed away, the Hope scientists and engineers worked night and day to pull Halcyon from the brink of collapse. Their efforts continue to this day, which may be reason enough for optimism. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Bene. Life will never be the same in Halcyon. It is widely agreed that the colony has a chance of stabilizing within a generation, owing to the hard work and determination of the surviving colonists. Recovery is a distant goal, and the path is long and uncertain. But the people of Halcyon carry on, determined as ever. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? Long after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this:
The name of the unreliable and Good that of its ending. intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Gran gioco. Modalità supernova, prima o poi si fa. Voglio provare a farla tutta in stealth. Fare fuori il meno possibile delle persone e aiutare quasi tutti. Comunque sono contento, sono riuscito a fare praticamente un good ending. Non so se ce n'è di meglio, credo di sì. Però tutto sommato, yes. È finito come volevo. Gran gioco. Obsidian siete i miei nuovi idoli. Cioè lo eravate già per Fallout New Vegas, ma adesso veramente, cioè, state mantenendo vivo questo genere. Non vedo l'ora di provare il nuovo GDR Fantasy, anche se spero che faccia, che vi mettete al lavoro anche su The Other Worlds 2, perché lo preacquisto questo. Ed è anni che non preacquisto un gioco. Però se questo è l'antipasto con più budget, non oso immaginare cosa viene fuori. Ah, molto bene, molto bene, sono soddisfatissimo. Era un casino che non mi divertivo così con un gioco. Era tantissimo. Figata. Bello, bello. Adesso c'è ancora il pezzettino finale, è galattico veramente. Spero vivamente che facciano anche altri DLC, ci sono dei pianeti che sono rimasti bloccati. I suoi folli rumori. Oh. Ma dai. Ma quanto mi sono divertito, era tantissimo che non giocavo un gioco così di gusto fino in fondo. Ho patito solo gli ultimi vai avanti e indietro per dei chilometri, ma perché purtroppo l'ho giocato sempre fino a tardi e al mattino lavorando la sera sono stanco. Però spettacolo, spettacolo. Veramente spettacolo.
e soprattutto un finale appagante. Non perché è finito con l'ending, il good ending che volevo più o meno io, quanto perché non è un finale del cazzo, ce ne sono vari, quindi potrei finirlo anche in un'altra maniera la prossima volta. È appagante, nel senso che giochi tutte ste ore, ma ha un perché il finale, ti porta alla conclusione della storia. Insomma, sono completamente soddisfatto e l'ho pagato poco perché era in offerta. Cioè, il prossimo lo pago cifra piena perché gli sviluppatori se lo meritano. Cioè, 100%. Minchia, l'inaffidabile. Anche la grafica non male. Complimenti anche che hai fatto la traduzione perché è stata fatta proprio bene. Anche l'umorismo c'è, è rimasto. E comunque l'inglese più o meno lo capisco, quindi quando parlavano, meno male che il doppiaggio non è stato fatto prima di farlo di merda. E grandi Alex Angelini, Nicola Spinoni. A me è piaciuto come traduzione, onestamente è riuscita a mantenere l'umorismo, gli oggetti, i nomi dei mostri. Bene. Bene. Grande anche il sonoro. Budapest Art Orchestra, complimenti. Veramente bravi. Anche l'audio di sto gioco ottimo. Pericolo su Gorgone, sì, non male, un po' niente di. Ci ho preferito molto di più Eridano, sia come ambientazione che come musica, che come gameplay e storia. Anche se comunque mi è piaciuto, eh. Diciamo che se devo scegliere tra i due avrei scelto Eridano. Mm. Che figata di gruppo, quanto mi piacerebbe lavorare con loro. Carlo Azzari, italiano? Meno di origini? Potrebbe essere anche argentino, no? Boh. Mi informerò. Hanno ancora i beta tester come si deve. Oh, questo mi è piaciuto particolarmente.
Complimenti ai grafici. Complimenti anche all'audio. Ce l'ho pagato veramente un cazzo, ci ha lavorato un esercito dietro. RIP. Bravi tester italiani. Che altro perché l'ho giocato con i sottotitoli in italiano. Spero che gli altri abbiano fatto altrettanto un buon lavoro per le altre lingue. Sto gioco è da godere. Minchia, come sono felice! Era tantissimo che non giocavo a un gioco che mi piaceva così. Ma tantissimo proprio. Cioè, che proprio mi lascia proprio qualcosa dentro. Comunque è quasi mezz'ora di finale e titoli, eh. Però è giusto guardarli tutti perché veramente... Un Real Engine. È una sicurezza comunque, dai. Engine della Bethesda veramente. È un crash continuo. 1000 bug. Bravi ragazzi. Bravi tutti. Bene, che dire? Direi che stasera posso staccare più che soddisfatto. Sono così domani, insomma, è venerdì. Decideremo poi cosa giocare domani. Ok, allora. Tac, tac. Via. Ok signori, direi che niente. Veramente ho già detto tutto, cioè magnifica esperienza, gran gioco, lo rigiocherò in futuro sicuro una seconda run in Supernova, voglio farla, perché merita, secondo me il gioco diventa decisamente più difficile, almeno all'inizio. Sarà molto più stilt, la giocherò molto più stilt all'inizio, niente cacciaronate di attacchi eccetera eccetera.
ci si arrangerà con quello che si trova, modderò subito le armature, le porterò molto avanti perché sennò non sopravviverò, e dovrò fare attenzione ai miei compagni che terrò sempre a distanza. E niente, gran gioco. Beh, con questo io direi che posso staccare e niente. Sono cagato addosso dalla felicità, sono proprio felice come un bambino. E niente, un saluto. Alla prossima.